Cari amici pelosi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di altri 10 alimenti che fanno male ai cani e ai quali dovete stare molto attenti. Non tutto quello che noi umani possiamo mangiare va bene anche per i nostri amici di zampa. A volte anche piccole porzioni sono potenziali cibi tossici per cani. In molti casi invece dipende dalla quantità, dalla preparazione e dalla frequenza con cui allunghiamo qualcosa sotto banco. E voi, siete pronti per scoprire questa seconda parte? Il cane può o non può mangiare i latticini? Apriti cielo! In giro ci sono vari pareri contrastanti, per cui per farla breve adesso vi spiego quali sono le motivazioni dei vari punti di vista. Se avete partecipato ad un parto canino o avete salvato un cucciolo in tenera età, vi sarete sicuramente ritrovati con del latte tra le mani. I cuccioli di cane, così come tutti i cuccioli di mammifero, assumono latte sin dal primissimo periodo di vita. L'enzima per digerire il latte si chiama lattasi e man mano che crescono ne producono sempre meno a favore di nuove abitudini alimentari, come cibi morbidi e successivi solidi quando compariranno i dentini. Per questa ragione chi è contrario ritiene inadatto dare il latte al cane, in quanto crescendo non riterrà più necessario produrre lattasi, sviluppando anche in certi casi intolleranza al lattosio. Ad ogni buon conto non tutti i cani smettono di produrlo allo stesso modo, cioè non sono delle macchine con degli interruttori on-off. Per questa ragione ci sono 4 zampe più tolleranti ai latticini. E questa è l'altra fazione. Allora, come si fa quindi a sapere se il mio cane è intollerante al lattosio? Semplice, come per noi è soggettivo. Non aspettatevi certo che se date un pezzetto di formaggio all'animale questo dica no grazie, piuttosto lo capirete indicativamente da come saranno le sue deiezioni. Preferibilmente consiglio di stare dalla parte del bottone, ma se vi siete fatti intenerire dategliene in quantità piccole e moderate. Le uova possono causare 2 problemi. Il primo è legato all'intossicazione alimentare da batteri come la salmonella. Il secondo è che è presente un enzima che interferisce con l'assunzione di alcune vitamine. L'uovo è un alimento completo e quasi perfetto, ma attenzione a non fare la frittata. Non si può. Perché sono crudo. Oddio. Leon, dai che amore lo fa cadere. Leon. Ciao. Oh. Dai. Dai. Anche solo un po' di birra, vino o liquore può essere dannoso, causando problematiche come vomito, diarrea, intossicazione alimentare, perdita della coordinazione, coma e persino la morte perché non ha gli enzimi necessari per metabolizzarlo. E più piccolo è, peggio è. Prego. Thank you. Ah, gli piace il libro? Sì, se lo sta divorando. Se somministrata in grandi quantità, la caffeina può risultare fatale. I sintomi relativi all'intossicazione possono essere irrequietezza, palpitazioni, tremori ed emorragia. Non tutte le spezie possono andare bene ai cani, specialmente quelle piccanti.
Ok. Quando noi le mangiamo iniziamo a sudare e a lacrimare, mentre i cani solo quest'ultimo perché si sentono male. Per contro invece sono meglio le erbe aromatiche mediterranee come il rosmarino e la salvia, poiché apportano anche benefici. Attenzione solo al prezzemolo, perché se mangiate in grandi quantità può dare coliche, come a noi. Ah! La patata sbucciata e cotta è innocua per il cane, mentre quella cruda contiene una tossina impossibile da metabolizzare perché è pericolosa soprattutto per i problemi che può causare, ovvero tachicardia, affanno e indigestione. Questa si chiama solanina ed è presente nelle melanzane e nei pomodori. Più sono maturi, meno ne contengono. Mortadelle, salsicce, prosciutto contengono molto sale e anche molti grassi. Per questa ragione sono dannosi per il cane. Assolutamente non date la pelle del salame, perché se un tempo l'involucro era il budello, oggi è stato sostituito con la plastica. Ehi Leon, guarda cosa ho trovato! I funghi! Volete dare i funghi al vostro cane? Non fatelo perché potrebbero essere letali e dopo nemmeno grande puffo potrà aiutarvi, quindi teneteli da parte. Che meglio! I cani generalmente potrebbero mangiare il mais, ma ci sono comunque dei rischi che è meglio evitare. Il cereale in sé non è velenoso, infatti contiene vitamine, fibre e sali minerali. Tuttavia è bene non esagerare, poiché è considerato come fattore scatenante di disturbi e allergie ed è una fonte di carboidrati. Per quanto riguarda la pannocchia, non dobbiamo abbassare la guardia, poiché potrebbe creare spiacevoli dolori e occlusioni intestinali. Anche i popcorn non vanno bene, poiché sono troppo conditi e c'è il rischio di soffocamento. Meglio non assistere a questo spettacolo. Sebbene la cannella non sia effettivamente tossica per i cani, è molto meglio evitarla. La cannella e i suoi oli possono irritare la bocca, creando malesseri come sbalzo della frequenza cardiaca, calo della glicemia e difficoltà respiratorie. Con questo elenco in mente potrete tenere monitorati i cibi che potrebbero fare ammalare il vostro cane. Come certi alimenti incidono sulle persone, lo stesso vale anche per i cani. Segni di avvelenamento o reazione allergica sono per esempio vomito, diarrea, tremolii, lentezza, difficoltà respiratorie. Se il tuo cane ha uno di questi sintomi, portalo immediatamente dal veterinario. Se non volete rischiare, evitate questi alimenti e il vostro cane sarà più tranquillo. E con una dieta complessivamente sana e un regolare esercizio fisico, il quattro zampe vi ringrazierà sicuramente, anche se non avrà assaggiato quel pezzettino di strudel. Avete messo mi piace? Attivato la campanella? Lasciato un commento? E iscritti al canale? Ma siete bravissimi! Non mi resta che ringraziarvi per vederci al prossimo video.